Mangio una mela. Ho mangiato una mela. Bevo un bicchiere d'acqua. Ho bevuto un bicchiere d'acqua. Parto per l'Italia. Sono partito per l'Italia. Ho mangiato, ho bevuto, sono partito. Il passato prossimo è il tempo passato più utilizzato in italiano. In questa lezione vediamo come si costruisce. Iniziamo. Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Oggi parliamo del passato prossimo, un tempo passato italiano davvero importante. In questo primo video sul passato prossimo ci concentriamo su come formare questo verbo. In un altro video vedremo meglio in quali situazioni usarlo. Per il momento ricorda che è un tempo verbale che definisce un'azione passata, recente o anche lontana nel tempo. È un'azione precisa che ha un inizio ed una fine. Ok, il passato prossimo è un tempo verbale composto, quindi significa che è formato da due parti. L'ausiliare essere o avere al tempo presente indicativo più il participio passato di un altro verbo. Ti ricordi la coniugazione al presente dei due ausiliari? Vediamole velocemente. Verbo essere. Io sono, tu sei, lui, lei è. Noi siamo, voi siete, loro sono. Il verbo avere, io ho, tu hai, lui, lei ha. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Ed ora vediamo la seconda parte del passato prossimo, cioè il participio passato. Come si forma? Prendiamo un verbo della prima coniugazione. Parlare. Divido la radice parl dalla desinenza are e metto la desinenza del participio passato che è ato, parlato. Lo stesso procedimento per i verbi della seconda coniugazione. Credere. Divido la radice cred dalla desinenza ere. Elimino la desinenza e metto quella del participio passato, che è uto, creduto. Ed infine la terza coniugazione, ire, con il verbo partire, che diventa al passato prossimo partito. Come vedi, la vocale tematica di ogni coniugazione, are, ere, ire, si mantiene anche nel passato prossimo, ato, uto, ito, a parte per la seconda coniugazione. Ora che abbiamo l'ausiliare e il participio passato, andiamo a formare il passato prossimo. Verbo parlare. Io ho parlato. Tu hai parlato, lui, lei ha parlato, noi abbiamo parlato, voi avete parlato, loro hanno parlato. Alla festa ho parlato con Sara.
Vediamo ora un verbo della seconda coniugazione, verbo credere. Io ho creduto, tu hai creduto, lui, lei ha creduto, noi abbiamo creduto, voi avete creduto, loro hanno creduto. Ho creduto ad ogni singola parola. E infine un verbo della terza coniugazione, verbo partire. Io sono partito, tu sei partito, lui è partito, lei è partita, noi siamo partiti o siamo partite, voi siete partiti o partite, loro sono partiti o partite. Sono partito per l'Italia. Come vedi, il significato del verbo composto è dato dal participio passato. In questo caso parlare, credere e partire. I verbi ausiliari essere e avere sono solo un supporto per creare questa struttura verbale. Non hanno un significato proprio, come quando li usiamo da soli. E poi, come vedi, con il verbo parlare e credere usiamo l'ausiliare avere per formare il passato prossimo. Ma con il verbo partire usiamo l'ausiliare essere. In generale possiamo dire che con l'ausiliare essere i verbi seguono le desinenze dei sostantivi. Per esempio, il nome il ragazzo diventa ragazza al femminile singolare, ragazzi al maschile plurale e ragazze al femminile plurale. Allo stesso modo il participio passato cambia con il genere e il numero. Quindi nel caso del maschile, se sono un uomo, dico io sono partito per l'Italia. Per il femminile, se sono una donna, dico io sono partita per l'Italia. E gli equivalenti al plurale. Noi siamo partiti per l'Italia, noi siamo partite per l'Italia. Se invece uso l'ausiliare avere, il participio passato non cambia mai. Quindi per esempio con il verbo parlare è sempre parlato. Quindi la domanda è: in quali casi uso l'ausiliare essere o avere per formare questo tempo composto, il passato prossimo? Questo è il problema più grande quando si impara il passato prossimo e ne parleremo in un prossimo video. Vediamo anche il passato prossimo del verbo essere e avere. Il verbo avere si comporta come un regolare verbo della seconda coniugazione. Quindi io ho avuto, tu hai avuto, lui, lei ha avuto, noi abbiamo avuto, voi avete avuto, loro hanno avuto. Ho avuto una bella notizia. Luca si sposa. Invece il verbo essere è un verbo irregolare sia al presente indicativo sia al passato prossimo. Io sono stato, o stata, tu sei stato, stata, lui, lei è stato, stata, noi siamo stati, o state, voi siete stati, state, loro sono stati, o state. L'anno scorso sono stato in Italia. Insieme al verbo essere non dimentichiamo anche le altre forme irregolari dei verbi al passato prossimo, perché ovviamente ci sono tantissime forme irregolari di verbi al passato prossimo. La fortuna è che molti verbi che sono irregolari al presente indicativo sono anche irregolari al passato prossimo. Non è una regola, non è sempre così, però può aiutare. Ecco alcuni esempi di verbi irregolari al passato prossimo.
Fare: ho fatto la spesa al supermercato. Dire: ho detto a Carlo di non disturbare. Bere: i ragazzi hanno bevuto troppo vino. Scrivere: Chiara ha scritto una lettera a Fabio. Per imparare a costruire il passato prossimo dei verbi in italiano, in particolare quelli irregolari, consiglio di fare qualche esercizio meccanico sul mio sito oppure di scrivere un testo. Scrivi un testo sulla tua giornata, per esempio un diario, oppure un riassunto della tua ultima vacanza. Pensa ad una lista, ad un elenco di attività che fai durante la giornata e usa il passato prossimo per trasformare tutto al tempo passato. Questo ti permette di usare molto questo tempo verbale, quindi capire il suo funzionamento, e poi ti permette di implementarlo poi nella conversazione. Per esempio, che cosa hai fatto ieri? Scrivi un commento qui sotto usando il passato prossimo. Bene, spero che questo primo video sulla costruzione del passato prossimo sia stato chiaro. Vedremo successivamente in un altro video in quali situazioni specifiche usarlo. Condividi il video con le persone che stanno imparando l'italiano e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, buono studio!